La paura, oggi ti parlerò della paura che vedo, che leggo verso i rasoi di sicurezza e l'insicurezza di chi li utilizza, anzi di chi li vorrebbe utilizzare, perché il problema è quello. Ma oggi te lo condisco insieme a un sapone che ancora non t'ho fatto né vedere né t'ho spiegato, che magari potrebbe dar coraggio, guardare dall'alto verso l'orizzonte. Ammazza, so poetico. Tutto questo subito dopo la sigla. Annesso il rumore dell'autobus. Come stai? Tutto quanto bene? A posto? Allora, oggi ti faccio un bel minestrone di quelli che manco ti immagini, come hai letto dal titolo, è arrivato il momento di provare un qualcosa che aspettavo da una vita, veramente da una vita. Aggiorniamo il calendario, oggi è mercoledì 21. Eccoci qua, aspetta che mo te racconto, te parlo, discutiamo. Allora, in questi giorni in cui ogni tanto purtroppo c'è sta frase standard, che la pagina Facebook cresce insieme a quella di TikTok, ma arrivano giustamente delle osservazioni da parte di persone che non hanno mai utilizzato un rasoio di sicurezza e utilizzano i rasoi moderni, quindi la paura del rasoio di sicurezza, spesso definito addirittura, stamattina ho letto un commento, lo sai quanti tagli se usassimo quei rasoi veri? Cioè, come di che l'arte non so veri, sono giocattoli. Attenzione, non sto dicendo questo. Prima di commentare subito, appena dico mezza parola, aspetta di senti tutto il ragionamento, se no siamo tutti bravi a non capire niente, a fare disinformazione che sta ricavalcando un'altra volta l'onda sulla rasatura, c'è gente che fa di minestroni che me ne vorrei andare via dai scene, guarda, me ne vorrei andare via dai scene. Sì, perché io, cioè, se non mi metto, tra virgolette, io che non so nessuno a fare il maestro, non ci si può mettere neanche, tra virgolette, qualcun altro, magari sbagliando e dando dei consigli molto sbagliati, però, oh, se a qualcuno gli piace sentire le storie, vabbè. Allora, la paura del rasoio di sicurezza è infondata e ti spiego. Il 99% dei commenti, delle richieste che mi arrivano sui social, soprattutto su TikTok e anche qua, ma qua so già minori perché quando guardi un video di uno che ti spara 30 minuti di video dove serate parla una cifra più della radio e ti fa tanti discorsi, trovi informazioni. Nei social, questi qua dove il tempo del video è limitato perché sennò nessuno te lo guarda, devi dare delle informazioni a macchinetta, a raffica. E spesso quelle informazioni a raffica neanche vengono ascoltate, quindi la domanda si ripropone, le domande si ripropongono. E ho letto appunto un commento nel quale c'era chi dimostrava la paura verso, oggi vabbè utilizzo stiletto, verso il rasoio di sicurezza. Attenzione, il 99% dei commenti ai quali rispondo sono tutti quelli, cosa consiglia al neofita? Non voglio spendere troppo, economico, ma non mi ci voglio affettare. È normale che la risposta è sempre Edwin Jagger, Air King e quello e quell'altro. È giusto che sia così, però anche se vado a proporre uno stiletto, ieri ho proposto il Rockwell, il 6C o il 2C. Oh niente, ma costa troppo di qua e di là. Sì, costa 50 il 6C, il 2C costa 33 euro se non mi sbaglio. Sono sì importanti come soldini, però te trovi un rasoio tra virgolette regolabile, quindi hai investito. È un rasoio che da neofita lo puoi tranquillamente utilizzare. Mi dirai, ma se non mi piace, ma non credo che non ti piaccia. Certe volte ragiono pure in modo differente rispetto a quando ho iniziato. Sì, ti posso consigliare il Wilkinson Classic in plastica, che c'ha un gap importantino e che c'ha un'esposizione positiva e te puoi affettare, quindi beh, ogni tanto ho questo piccolo rimorso nella coscienza, però anche consigliare un qualcosa che possa poi piacere a livello estetico, rifinito molto bene, bello massiccio, non è sbagliato. Certo, non vado a consigliare a fare un R41, non ti a fare, che ne so, altri costosissimi. Quello poi magari dipende da te, che neofita, ti dico, oh, comprate il Rex Ambassador da 300 e passa euro. Col tempo ci riuscirai. La paura qual è? La paura è che la differenza che tu bene ormai sai tra un rasoio moderno e uno come questo qua è che con questo non devi fare pressione perché la lama è diretta sul viso, ma non così diretta che se fai così te mori. No, anche perché io vedo tanta gente che
nonostante ciò utilizzi un multilama, si rovina. Poi c'è la versione Guard, ci stanno dei multilama che hanno diciamo delle striscette davanti alle lame che servono a non far andare in modo devastante, tra virgolette, la lametta sul viso. Però devi far più passate perché non riesce ad andare in profondità. Anche la Feder stessa, fate la mette, queste qua, CE, le single blade, con rivestimento Guard, però stanno dei filetti prima della lama. Per me non c'ha senso, detto francamente. Mo io ho fatto sto simposio di qualche minuto andando a macchinetta, spero di essere stato comprensibile, me lo auguro. Allora, andiamo subito adesso a guardare l'orizzonte. L'orizzonte come te lo sto guardando, come te lo voglio far vedere. Allora, immagina questo, queste sono mie sensazioni personali. Era tempo, come ti ho detto, che volevo provare sto sapone, non c'ho l'after, te lo dico, ma lo abbino a qualcosa e secondo me può andare più che bene. Allora, spesso si trovano sul mercato delle fragranze molto particolari, molto magari azzardate o nette e dirette su quell'esatta visione del produttore. Nel senso, guardi l'etichetta, speri che il pensiero che ti sei fatto sia quello che trovi come profumazione all'interno del sapone, e se questo succede sei contento e sereno. Allora io oggi mi allungherò tranquillamente senza grandi pensieri perché ho in mano un qualcosa che te lo voglio descrivere come un quadro, e questo dovrebbe dare la forza, tra virgolette, di togliere quelle paure. Io stesso ho fatto 2 video con rasoio a mano libera dopo diversi tempi, con le mie incertezze, ma l'ho pubblicato senza problemi. Sapevo che avrei potuto ricevere dei commenti magari un po' diciamo simpatici, ma ci devi stare al gioco, ci devi stare. Soltanto sfidando te stesso riesci, tra virgolette, a raggiungere l'obiettivo che ti sei prefissato, qualsiasi esso sia, perché guarda nel mondo quello che succede, e quindi diciamo abbiamo prospettive e c'è bisogno di un faro che ti illumina il percorso, sì, perché tu sali su una nave, su una barca e vai verso l'orizzonte, magari spunti da un'altra parte, ma ci deve sempre un faro che ti segnala la costa. Bene, amico mio, è arrivato il momento di parlare di Watchmen, finalmente tra le mie mani. Te devi mettere paura, come diceva Richard Benson, perché questo è un sapone che ha un profumo micidiale. E mo te spiego. Allora, come sempre, Zingari Man, ormai sono diventato molto affezionato a questa casa. Quando disegna qualcosa rappresenta esattamente, almeno per questo, quello che è il profumo del sapone. Non è un sapone per tutti perché è una fragranza molto particolare, esclusiva, perché va a richiamare proprio quello che vedi qua. Lo vedi? La descrizione potrebbe essere un faro che sta in mezzo al mare, viene bagnato dal mare, eccetera, eccetera. Con questo odore tu stai dentro al faro, completamente dentro al faro. Stai facendo le scalette che ti portano in cima. Senti l'odore salino, ozonato, notturno, perché è notturno, dell'interno del faro, che è molto umido. Senti l'odore di quella, non la chiamo un odore quasi cantinoso per farti capire, ma non la cantina de casa. Senti proprio le sfumature del mare che bagna e impregna completamente la torre del faro, la senti. Senti l'odore anche, tra virgolette, della notte. Allora, se io dovessi descrivere i profumi, penso che te farei svenire per terra, perché ti dico quello che provo io, che non vuole essere un condizionamento nella tua mente, ma se ti piace il contesto, ti ripeto, è assurdo fare un sapone del genere, ma è bello. Bello perché partiamo dal navigator che sa di mare, questo è un mare differente, un mare tempestoso, non sa di alghe. Stai in mezzo veramente al faro con quell'odore salino forte e quell'odore di umidità che si attacca alle pareti, veramente spettacolare. Non dico muffa perché da muffa puzza, non è quello. Te lo faccio vedere, lo abbino col Citrus.
perché c'è la notte, che la passi così, guardando l'orizzonte, il mare tempestoso, l'odore che ti avvolge, ti coinvolge e poi il giorno dopo arriva il sole. Arriva il sole, eccolo qua, che ti dà quella serenità e quella forza. Sì, perché magari tu, il momento in cui stavi sul faro, te la gustavi, te gustavi lo spettacolo e riflettevi, ragionavi. Vabbè, detto questo, nella vita potevo fare o l'avvocato o il cantastorie o il menestrello, questo potevo fare. Andiamo avanti, dai, famo. Allora provo stiletto, stiletto ricorda a tutti quanti gli amici che se lo vogliono comprare che la barra di sicurezza cambia il colore ma non il gap, quindi rimane esclusivamente identico, cambia soltanto il colore. Spero questo messaggio arrivi. Ma come te tante persone non hanno ancora capito, perché magari non leggono bene le descrizioni. Vabbè, ma anche io certe volte non guardo e compro. Allora, mettiamo un po' di acqua, utilizzo l'acqua calda, diamo acqua a questo nostro faro, come è giusto che sia, ce ne metto un pochettino, ok. Riprendo le sciarpe perché mi sono trovato bene l'altra volta e ti dirò di più che c'è stato un frangente ieri nel quale il barbiere, Sergio, il carissimo Sergio, mi sistema le basette e me l'ha staccata perché ho detto domani devo fare video. Dice vabbè allora così non te le rovini. Speriamo di non rovinarle insomma. E ti stavo dicendo scusa, qual è il picco che ho fatto? Anche un'altra marca che a me tempo fa non piaceva, l'ho rivalutata tra virgolette perché me l'ha passata qua dietro, non sentivo il taglio, anche se il capello essendo più fino in teoria non lo dovresti sentire, però tempo fa lo sentivo con determinate lamette. Rasarock 400 Noir, spettacolo, andiamo a inserire subito la lametta, oggi ti ho fatto veramente un simposio di quelli da, non lo so, non lo so manco io, quello che ti ho detto. Alla fine è così, sono contento pure perché il canale cresce e vedo che molti di voi si interessano, è una cosa per me molto positiva, sono veramente contento. L'unica cosa mi dispiace ribadirlo sempre quando mi scrivete non rispondi. Non è facile certe volte. Ieri sera mi sono preso un 20 minuti per rispondere alle piattaforme dove sto. Tu mi dirai, ma se ti sei preso l'impegno di fare queste cose, rispondi. Ragazzi miei, non è facile, vi giuro, passate una giornata con me, veramente, c'hai anche giustamente da fare le tue cose private e non sempre riesci a fare tutto, quindi mi dispiace, mi scuso per questo, ma dovevo mettere punto, anche perché poi io leggendo i vostri commenti, volendo, spesso e volentieri lo faccio, prendo uno dei vostri commenti che potrebbe essere il commento tipo di tante altre persone che magari non hanno fatto, lo prendo e ci faccio un video. Penso che sia migliore così, poi riprenderemo anche le nostre belle dirette. Però me ci dovete venire in diretta perché così vi rispondo logicamente anche per i vostri impegni, tra virgolette, che si devono incastrare sulle dirette che faccio io. È un gran macello, amico mio, è un gran macello. Ma da bagnare il viso. Sì, però questa è fredda, aspetta. Così no. Quindi dicevo, la fragranza è molto particolare, molto eccentrica, perché fare un sapone che ha questo profumo è qualcosa di per me è artistico perché magari vai in giro dopo barba, oh, sai dei faro e mette il lumino al cammino. Te pare poco? Mazza bella questa. Allora, pennellino, eccolo qua, scoliamo. Cioè, io come faccio a fare un video, per esempio, sugli altri social, tranne Facebook, Facebook poi carica pure il mattone di sto video, dando informazioni senza mai, magari arrivare a quei punti critici, importanti. Allora, mamma mia che roba che è, non sa di pesce, non sa, cioè, ma spettacolo. Anzi, mo se riesco, appena pubblicato questo, vado a ritagliare completamente tutto questo video e cerco di dare dei frammenti, ma è difficile perché se fai un discorso da 10 minuti, un quarto d'ora, sintetizzarlo, secondo me perde. Per questo io più di tanto su TikTok non faccio, nel senso non me rado. Che te spiego io in un minuto e mezzo così? Maria al classico commenta, ma io col multilama ci avevo messo 20 secondi. Come oggi un ragazzo mi ha scritto su Facebook, io con 7 minuti riferito a un video che ho fatto, veloce, tagliato, sempre
su TikTok nel quale volevo vedere una rasatura. Il giorno prima mi ero rasato, c'è chi mi ha scritto: "Ah, ma il pelo non c'è sta, però la metta canta, strana sta cosa, canta da sola." E mi ha scritto: "Io mi sarei depilato anche le gambe." Ah, io le gambe me le depilo, però comunque gli ho risposto in modo allegro: "Io in 7 minuti ho fatto 3 figli, quindi rendete conto." E allora non ci riesco, non ci riesco proprio. Non... ci avete qualche idea? Datemi un consiglio voi, perché anche voi, da autentico come lo sono io, magari, che ne so, vi passa per la testa qualche cosa. Poi mi raccomando, iscrivetevi sul gruppo Facebook Baffi e Manubrio di Vintage Club. C'ha sto simbolo qua, il gruppo lo trovi su Facebook. Se vedi questo è il mio. Ah. Allora, per quanto riguarda il montaggio, garanzia assoluta, ci metto la faccia, ci metto proprio completamente la faccia. Yeah, guarda che schiumone. Mettiamo un po' più di acqua, anche se ho fatto pochi giri, il sapone si è fatto prelevare senza resistenza. Ah, che spettacolo che è. No, aspetta, te voglio dire una cosa, ma sicuramente lo è. Sì, parliamo sempre di un sapone a base di tallow, quindi c'è il grasso animale all'interno, perché magari chi si approccia oggi non sa cosa significhi il tallow, il beef tallow, è semplicemente il grasso animale che serve per saponificare. Allora, io sto a posto così, potrei andare avanti mezza giornata senza grandi problemi e pensieri, perché la saponata è la parte più piacevole, godereccia, significativa della rasatura. Sì, signore. Perché se non fai una buona saponata e non c'hai un buon sapone sotto le mani, puoi essere mago o maestro, ma sono tutti mix che servono a ottenere una buona rasatura. Vabbè, mo sto zitto però. Non avere paura del tempo. Perché una volta che tu ti sei imparato, ma come facevano i nostri nonni, i nostri genitori? Come facevano? Ci perdevano le ore? No. Ma e questo è, volendo, anche come fumarsi un sigaro, come degustare un vino. Certo, io già lo so che tu mi stai per dire: "Ah, ma io non è che tutti i giorni per andare al lavoro posso degustare il vino e farmi il sigaro tranquillo, aspettare che mi portano pure il cioccolatino." E io sono d'accordo con te, ma se te impari, il tempo che ci metti col multilama ci metti con questo. Io poi vado piano, piano, relativamente piano, perché io mi rado solo quando faccio il video, quindi ho bisogno di godermela, voglio sentire la lametta che taglia sul viso. Cioè, oh, senza pressioni, nessuna paura. Nessuna paura, nessuna paura. Una volta che ti ho preso la mano, il gioco è semplice, mamma mia quanto è buono. Questo, guarda, se ti piace la descrizione che ti ho fatto, compratelo subito prima che finisce. Utilizza il codice sconto che trovi qua sotto, che è il capitano, vai sulla sua Godfella che è qua e compratelo subito. Diretta a Luca. Che questo lo puoi, tra virgolette, mixare con tutti gli ozonati, lo stesso anche Navigator o Citrus, con il Epsilon Blue come aftershave. Ci puoi mettere una marea di cose. Ci potresti mettere anche un dopo barba, tra virgolette, erbaceo. Perché? Va a ricordare le Highlands, le Highlands scozzesi. Se ho detto bene. Quindi fai mare e verde, no? Sì.
Godo, godo, godo. Godo. Profumazione strepitosa proprio. Che spettacolo. Profumazione stellare proprio. Ti piace il mare? Lo devi avere. Silenzio religioso, no? Vabbè, tanto ti ho parlato per un quarto d'ora di fila. Penso che ascoltare anche il suono della rasatura. Oh, ancora c'è sta il sapone, non se l'è mangiato. Mamma mia, che spettacolo. Che spettacolo, amico mio. Mamma, che spettacolo. Qualcosa veramente di eccezionale. Questo è il classico momento nel quale si dice mi vado a fare la barba. Il mento purtroppo rimane sempre un po' scoperto da questa realtà, ma va bene lo stesso. Sono molto liscio. Allora, sciacquo il viso e torno da te. Acqua fredda. Mamma, senti che profumo che c'è, che spettacolo. Sì, effettivamente avrei potuto abbinarci anche l'Epsilon blu. Sì. Poi capi quanto è complicato il verso dei miei peli. Tu manco lo immagini, guarda.
A posto, finito. Allora, facciamo una cosa. A posto. Shakerando. Ah sì, devo pulire il lavandino, scusa. Non è una bella cosa, una bella presentazione, insomma. Tappetino ne avevo levato. Stavo senza barba, logicamente, la barba non ce l'ho. Scherzo ovviamente, perché una volta uno mi ha scritto pure questo. Non so cosa stesse guardando quando ha fatto quella battuta. Ah, è arrivato il sole. Dopo una notte tenebrosa, particolare, burrascosa, movimentata, arriva la tranquillità. Sì. Allora, persistenza del profumo del sapone è molto buona, alta, non altissima perché sennò darebbe la nausea. Questo lo penso tutti i tipi di sapone. Attenzione, a me le fragranze eccessivamente sparate non mi piacciono. Deve essere giusto. Allora, BBS perfetto, stiletto ottimo anche per il neofita, che il neofita comunque viene già dalla rasatura, utilizza magari altre cose. Ottimo, la metta si è comportata benissimo, come vedi benissimo, tagli zero, sgranature zero, sono tanti fattori che determinano poi una buona rasatura rispetto all'altra. Quindi finalmente sono riuscito a provare il Watchman di Zingaree Man, te lo consiglio, consiglio anche l'abbinamento dell'aftershave, sciacquo il pennellazzo, eccolo qua, mi sono dilungato ma ne è valsa veramente la pena, almeno per me, poi spero di averti fatto compagnia in questi 30-40 minuti, non lo so perché non c'ho il minuto esatto sulla telecamera, mi auguro che siano... Madonna, mamma mia che spettacolo, che roba, mamma mia, mi sa che lo vedrai un po' più spesso il Watchman sul mio canale, perché mi piace. Poi se lo compri fammelo sapere sia nel gruppo o qua sotto nei commenti, che ti aspetto. E niente, io ti ringrazio per aver visto il video, come dico sempre, buoni acquisti e buone sbarbate, e noi ci vediamo al prossimo, hai capito? Lo sapevi? E mo lo sai.